E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Oggi ci siamo armati dell'artiglieria pesante per cercare le pepite d'oro rimaste incastrate nel bedrock roccioso, le quali già nello scorso episodio qualcosa abbiamo iniziato a trovare, ma erano più che altro delle prove di test. Oggi quindi andrò a utilizzare una tecnica chiamata sniping, tecnica nella quale ci si immerge oggi parzialmente nel letto del fiume. In poche parole, con lo sniping potreste trovare delle pepite d'oro pagliuzze rimaste incastrate nel fessure del bedrock roccioso grazie al fatto che hanno una lucentezza diversa, metallica e poi logicamente ha un colore dorato. Più facile a farsi che a dirsi, fidatevi di me. Ci servirà un piatto per andare a lavare i sedimenti che estrarremo dal bedrock roccioso, una pinzetta, la quale sarà fondamentale sia per aprire le fessure bedrock roccioso, le quali sono molto alterate e friabili, sia per raccogliere le, si spera, pepite d'oro, e poi logicamente uno snuffle bottle, il quale ci servirà per aspirare il sedimento e soprattutto le pepite d'oro dal bedrock roccioso. In ogni caso il protagonista di oggi è questo affare, un Gold Spy modificato che mi permette sia di registrarvi le immagini ma soprattutto di avere l'illuminazione LED a luce naturale. Iniziamo quindi la nostra ricerca di oggi. In questo contesto il substrato naturale affiora circa 30-40 cm rispetto al livello dell'acqua, quindi è possibile inginocchiarsi e grazie a questo strumento detto visore osservare che cosa si nasconde tra il sedimento e soprattutto sotto. È importante anche dire che le pepite d'oro, soprattutto in questo contesto, sono mediamente più pesanti di tutti i sedimenti circostanti, quindi non solo li distingueremo per l'elevata lucentezza, bensì anche per il fatto che si muovono molto meno a sollecitazioni esterne. In poche parole, per mezzo delle nostre mani andremo a spostare il sedimento, l'oro si muoverà molto meno. E fidatevi che questa caratteristica è osservabile direttamente per mezzo di questo visore modificato. Modificato come? In sostanza è un tubo con un plexiglass al quale ho fissato questo schermo di compensato e soprattutto qua vi è una batteria che in sostanza alimenta questi LED a luce naturale. Questo strumento quindi ci permetterà oggi, si spera, di avere successo. Già nello scorso episodio ho utilizzato con qualche ritrovamento, ma oggi si dà il caso che veniamo pronti soprattutto anche per fornirvi delle riprese, si spera, soddisfacenti. Come avete potuto appurare anche voi, questa tecnica non è proprio semplice,
però è molto avvincente. E inoltre vi permette di andare a ricavare quell'oro che tendenzialmente non siete riusciti a prendere diversamente. Implica l'utilizzo di attrezzature relativamente semplici, basterebbe un tubo con un plexigas al di sotto già per osservare al meglio il letto del torrente, e soprattutto interessante il fatto che non dobbiate lavare ingenti quantità di sedimento, come ad esempio con la canaletta, ma talvolta comunque è consigliabile utilizzare almeno un piatto, perché il sedimento che sposterete, come avete visto più di una volta, può ancora fornire delle palizze d'oro, in questo caso veramente molto piccole. Quindi, concludendo, lo sniping è una tecnica molto interessante. In questo contesto, più che lo sniping con la tuta sub, siamo andati a eseguire una tecnica per mezzo del visore. Comunque sempre di sniping in senso lato si tratta. Vi permette di raccogliere quell'oro che fino a quel momento non siete riusciti a recuperare in altro modo, anche grattando a modo il bedrock, il substrato roccioso, non siete riusciti a ottenerlo. E aggiungo che è una tecnica molto divertente, perché quando riuscirete a osservare le pepite d'oro, le pagliuzze d'oro fiorare e soprattutto successivamente raccoglierle, è una grande soddisfazione. Ci sono però purtroppo anche dei contro, logicamente. Infatti, come potete osservare, la posizione tendenzialmente non è delle più comode, e quindi mantenere questa posizione per lunghe ore implica intanto l'utilizzo di ginocchiere adeguate, che oggi non ho, e successivamente anche il dover operarsi in una maniera più performante e anche nel porsi nella posizione più confortante, il che non è sempre fattibile. Secondo il mio modesto parere, questa tecnica è comunque molto interessante da aggiungere al corollario di quelle che finora vi ho insegnato, perché produce comunque dei risultati soddisfacenti, soprattutto in aree già lavorate precedentemente. Quell'oro che è sfuggito prima, quindi sarà più facile per voi ottenerlo. E quindi estrarre oro già dove altri hanno trovato, ma in questo contesto, se lo troverete anche voi, l'oro sinceramente non l'hanno estratto tutto. Come avete potuto appurare? In ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto. Andiamo a osservare insieme i risultati di questo pomeriggio di sniping e a pesare a caso, osservare il microscopio e magari ancora fare qualche indagine. Concludendo questo video, ragazzi, spero che vi siate divertiti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questa tecnica vi fosse piaciuta, che porterò altri contenuti simili.
Sinceramente io mi sono molto divertito, spero anche voi nel mentre. Per 3 ore di snipe il risultato, a mio parere, è eccellente. Fatemi sapere anche la vostra opinione qua sotto. Nel caso in cui questo video vi avete soddisfatto anche voi, un mi piace è una grande soddisfazione. Iscrivetevi al canale per non perdere ulteriori video e andatevi a prendere anche le ultime avventure. Qui è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!